Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Io sono Simona e oggi finalmente vi mostrerò come ho realizzato questo fantastico cardigan stile granny. Non mi dilungherò troppo in chiacchiere perché nel corso del tutorial vi darò tutti i suggerimenti utili per la realizzazione del progetto e per adattarlo alla propria taglia. Vi dico soltanto che ho realizzato una taglia M, ma secondo me lo schema va bene anche per una taglia L. Ho utilizzato 8 gomitoli del New Cedro, stiamo parlando di un 100% lana di Borgo dei Pazzi Firenze. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi e nello specifico ho utilizzato 5 gomitoli da 50 nella variante viola numero 34 e 3 gomitoli in questa bellissima variante beige numero 38. Uncinetti consigliati 5 e 6. Io infatti ho utilizzato l'uncinetto numero 6, mi sono trovata abbastanza bene. Abbiamo già visto questo filato, se mi seguite già da tempo lo sapete, per la realizzazione del basco facilissimo che trovate qui sul canale, della borsa che ho infeltrito perché questo prodotto si presta benissimo anche all'infeltrimento, e infine alla realizzazione della borsa pocket, la mini bag che l'anno scorso era di tendenza, ma anche quest'anno le mini bag sono un trend, quindi casomai vi siete persi quei contenuti potete sempre recuperarli. Vi lascio il link del materiale sotto a questo video nel box in descrizione, è sempre attivo il codice sconto del valore di euro 5 su qualsiasi prodotto presente su borgodepazzi.com. Io a questo punto vi porto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità e seguimi anche sui social. A questo punto sigla! Inizio con la colorazione numero 38. Avvio un anello magico, quindi avvolgo in questo modo il filato, entro all'interno del cerchio magico, tiro fuori il filo di lavorazione e blocco con una catenella. Ne aggiungo altre 2 per un totale di 3 che vanno a sostituire il primo punto alto. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Due catenelle di separazione e poi di nuovo 3 punti alti all'interno dell'anello magico. Due catenelle di separazione e un altro gruppo di 3 punti alti all'interno dell'anello. Andrò avanti in questo modo per altri 3 gruppi di 3 punti alti, ne devo avere un totale di 6. Ultimo gruppo di 3 punti alti, quindi sesto, 2, 3 e terminiamo il primissimo giro facendo le ultime 2 catenelle e collegandoci, quindi chiudendo il giro con un punto bassissimo nella terza catenella e chiudo. Intanto possiamo andare a chiudere l'anello, si è formato esattamente un esagono, quindi tiriamo bene la coda dietro e proseguiamo il nostro lavoro. Il secondo giro continuo sempre con la stessa variante, vado nel secondo punto e mi sposto con un punto bassissimo, un secondo punto bassissimo e un terzo punto bassissimo proprio nelle 2 catenelle di separazione. Inizieremo il giro sempre così. Poi andiamo a fare 3 catenelle e in queste 2 catenelle di separazione aggiungiamo gli aumenti, per cui faremo 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti sempre nello stesso spazio. Primo gruppo completato. Tra un gruppo e l'altro andremo a lavorare una catenella di separazione e poi passiamo al secondo angolo e ripetiamo sempre lo stesso gruppo. Un punto alto, un secondo, un terzo, qui faremo 2 catenelle di separazione e poi altri 3 punti alti sempre nello stesso spazio.
Quindi catenella di separazione, terzo angolo, ripeto 3 punti alti, due catenelle e altri 3 punti alti, sempre nello stesso spazio. Poi una catenella di separazione e ripetiamo quello che abbiamo fatto insieme sugli altri 3 angoli. Termino il giro facendo una catenella e un punto bassissimo nella terza catenella. Adesso io cambierò il colore. Prima di farlo però mi sposto nelle 2 catenelle di separazione, per cui faccio 1, 2, 3 punti bassissimi, catenella di sicurezza, stacco il filo e continuo con la variante numero 34. Per comodità possiamo fare anche un cappio. Ci inseriamo nello spazio delle 2 catenelle dove abbiamo staccato il filo, inseriamo il cappio, lo portiamo all'interno e iniziamo sempre con le 3 catenelle. 1, 2, 3. Nello spazio delle 2 catenelle andiamo a lavorare il gruppo costituito da 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Poi facciamo una catenella e qui durante questo terzo giro varia leggermente lo schema rispetto al giro precedente. Infatti questo terzo giro lo ripeteremo sempre nei giri successivi. Andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti nella catenella di separazione, quindi abbiamo fatta una. E di nuovo una catenella di separazione, siamo nel secondo angolo dove vi sono le 2 catenelle e qui ripetiamo l'aumento. 3 punti alti, due catenelle e 3 punti alti sempre nello stesso spazio. Poi facciamo una catenella di separazione. Nella catenella di separazione sottostante andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti. Una catenella di separazione e nel terzo angolo lavoriamo di nuovo il gruppo costituito da 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Lo concluderemo con l'ultimo gruppo di 3 punti alti nello spazio di una catenella. Poi una catenella e vado a chiudere nella terza catenella con punto bassissimo. Quindi mi sposto nell'angolo di 2 catenelle. Entro nel primo punto, punto bassissimo, punto bassissimo, punto bassissimo. Dunque io adesso faccio una catenella e qui di nuovo cambio il colore. Non è obbligatorio cambiare colore, ovviamente si può fare monocolore oppure si possono utilizzare anche 3-4 colori. Io a mio gusto farò il cambio colore, magari non appena il pannello è finito vi mostro con quale sequenza ho cambiato il colore. Poi un'altra cosa, non preoccupatevi se il lavoro sfarfalla come in questo modo, poi richiamerò la vostra attenzione a tal proposito così vi mostro meglio il motivo. Proprio come ho fatto prima, per comodità faccio un cappio. Mi aggancio sempre dove ho chiuso, quindi inserisco l'uncinetto nello spazio di 2 catenelle e tiro fuori il cappio. Quindi 1, 2 e 3. Ci ritroviamo all'angolo. Andiamo a lavorare altri 2 punti alti per un totale di 3 con le prime 3 catenelle fatte, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti. 1,
2 e 3. Questo è il quarto giro. Poi facciamo una catenella di separazione e come notate anche voi, ovviamente facendo gli aumenti il nostro pannello diventa sempre più grande e ci saranno anche più spazi da una catenella da andare a lavorare. Se prima era uno spazio, adesso ne abbiamo due e in questo caso andremo a fare sempre una catenella e nella catenella di separazione al di sotto facciamo il primo gruppo di 3 punti alti. Poi di nuovo una catenella, spazio successivo, 3 punti alti. 1, 2 e 3. Poi incontriamo l'angolo e qui andiamo a fare intanto la catenella e nello spazio delle due sottostante andiamo a lavorare l'aumento. 3 punti alti, 1 e 2 catenelle e poi 3 punti alti. Super facile. Penso che tutto sia chiaro. E quindi bisogna ripetere questo modulo per gli altri 5 lati che ci rimangono. Ovviamente nell'ultimo lato termineremo con i 2 gruppi da 3 catenelle, separati da una catenella ovviamente, catenella e andiamo a chiudere. Ovviamente nel giro successivo, il quinto, andremo a lavorare 1, 2, 3 spazi e così via. Dunque mi ritrovo al quarto giro, continuerò in questo modo per altri 8 giri, per un totale di 12, raggiungendo così parzialmente le misure che mi occorrono per la mia taglia, ma anche lì poi ci vediamo nella clip successiva e vi spiego un po' meglio. Bene, e voilà, ho terminato la prima parte del mio lavoro, ho lavorato in totale 12 giri come vi avevo detto prima. Dunque io sto realizzando una taglia M, una 42, però siccome sarà un progetto un po' over, secondo me va pure bene per una 44. Inoltre, volendo, potreste andare avanti con i giri successivi ripetendo sempre lo stesso procedimento finché il vostro pannello non sarà molto grande. Ovviamente di giro in giro, di volta in volta fate delle prove, lo indossate e solo lì potete stabilire se le dimensioni del pannello vanno bene oppure conviene andare avanti con qualche altro giro. Per il cardigan oversize chiaramente non basterà soltanto un maxi pannello seguendo sempre lo stesso procedimento, ma ben due maxi pannelli esagonali grandi che poi andranno cuciti sulla parte dietro. Qui invece farò un altro lavoro. Oltre a questo primissimo step seguiranno altri 2 step dove andrò a realizzare sia la manica e allargherò tra virgolette la parte davanti e dietro, ma fra poco vedremo. Vi avevo anche detto poco fa che vi avrei detto la sequenza dei colori utilizzata. Come notate il beige l'ho utilizzato sempre per 2 giri consecutivi, quindi dopo i 2 giri un giro viola, altri 2 giri in beige, questa volta 2 giri in viola, 2 giri in beige e ho concluso con gli ultimi 3 giri in viola. Quindi se volete seguire lo stesso procedimento, vi piace lo schema colori, insomma questo è lo schema colori. Il vostro pannello si presenterà esattamente in questo modo, anche se lo andate ad ingrandire, ma non fatevi ingannare. Basta piegare il pannello in questo modo, ovviamente prendete come riferimento il filo che ancora è agganciato alla lavorazione perché io andrò a cucire. Ecco qui, basta fare una piega, ma comunque il vostro pannello si piegherà in maniera naturale in questo modo. Fin da subito notiamo una manica alla parte davanti e dietro del nostro cardigan. Adesso andremo a cucire questa zona superiore, visto che abbiamo il filato già agganciato. Lo farò sulla parte del rovescio, in questo modo la cucitura non si noterà. Ora, perché ho deciso di fermarmi soltanto a 12 giri? Sia perché durante la realizzazione del primo pannello ho fatto delle prove, quindi ho imbastito in maniera grossolana questa zona qui e ho indossato questo pannello che vedete adesso voi, sia perché il giro manica o comunque la manica misura esattamente 18 cm e va più che bene. Io di solito per il giro manica mi fermo tra i 16 e i 17 cm, qua siamo un bel po' abbondanti, ma è voluto perché sto realizzando appunto un cardigan over. Se dovete realizzare un cardigan un po' più piccolino, magari per i vostri bambini, nipotini, certamente
volte potete fermarvi qualche giro prima, basta sempre andare a misurare questa zona qui e vi calcolate un po' con la circonferenza del braccio, quindi le regole sono comunque sempre quelle. Quindi detto questo, penso di avervi detto un po' tutto. Se avete qualche dubbio, qualche perplessità, come sempre non esitate a scrivermi un commento. Vado a cucire la zona superiore, che coincide praticamente con la zona della spalla, no? Siccome mi ritrovo sulla parte del dritto, capovolgo e metto rovescio contro rovescio. La catenella già l'avevo fatta, mi inserisco direttamente nello spazio di 2 catenelle dell'angolo, sia di un lato che dell'altro lato, e assemblo in questo modo le 2 parti del pannello a punto basso. Potete fare questa operazione anche con ago e filo, ve lo ricordo sempre. Poi entro nel primo punto alto e nel primo punto alto che coincide e faccio un punto basso, e farò così per tutti i punti bassi che ho al di sotto. Quando incontro lo spazio di una catenella, basta che mi inserisco nello spazio e faccio un punto basso. Poi andrò a lavorare i 3 punti bassi consecutivi, un punto basso nello spazio di una catenella, quindi 1, 2, 3, catenella centrale, e procedo così finché non termino tutto questo lato. E come notate abbiamo formato il nostro giro manica, che ripeto per me è abbondante, ma è del tutto normale perché il mio progetto sarà oversize. Anche quest'anno seguiamo un po' le tendenze del periodo. Mi rimangono gli ultimi 3 punti, 2, 3, e poi vado a bloccare i 2 angoli. Quindi entro nello spazio delle 2 catenelle e faccio l'ultimo punto basso, poi faccio una catenella di sicurezza e posso staccare via l'eccesso. Già me lo porto fin da subito all'interno dei punti, così il mio lavoro non si disfa e nemmeno la coda, insomma, nascondo tutto in questo modo. Bene, una volta fatto questo lavoro, quindi cucita la zona della spalla, possiamo capovolgere. E questo sarà il risultato. Guardate, la cucitura non si nota nemmeno, ecco perché preferisco cucire in questo modo. Adesso sì, potete provare a indossare in maniera comoda la vostra prima parte, però vi consiglio sempre di imbastire grossolanamente oppure di fissare con delle mollettine, lo indossate e vedete, valutate voi se dovete fare qualche giro in più oppure no. Poi considerate sempre che in inverno al di sotto del cardigan indosseremo sicuramente qualche maglioncino che sarà un po' spesso, calcolate anche quello. Una volta fatto questo, come secondo step procederò ad allungare la mia manica, quindi mi aggancerò nuovamente a punto granny proprio nel giro manica e procederò per un tot di giri. Vado a riprendere la tonalità beige, continuo sempre la stessa sequenza colori, faccio sempre un cappio per comodità e attenzione a questo passaggio. Dunque qui notate che abbiamo un gruppo da 3, un gruppo da 3 e poi abbiamo le 2 catenelle degli angoli. Facciamo che iniziamo dal punto prima della cucitura, quindi da questo spazio di una catenella, così non entriamo in confusione, e vado a fare sempre 1, 2 e 3 catenelle, quindi mi trovo nello spazio di una catenella, per cui vado a fare le 3 catenelle. Qui non faremo aumenti. Poi catenella di separazione. In realtà l'aumento c'è di un gruppo di 3 punti alti perché lo andremo a fare sia in questo spazio che in quest'altro. Prendo il filo, vado nel primo spazio tra la cucitura e faccio 1, 2 e 3. Poi catenella di separazione e di nuovo nello spazio successivo vado a lavorare 3 punti alti, 1, 2 e 3. Quindi catenella di separazione, catenella successiva, 3 punti alti, 1, 2 e 3.
Ho un po' le mani sudate perché fa un caldo assurdo e quindi l'uncinetto mi scivola praticamente, ho un po' di difficoltà comunque, se capita anche a voi praticamente è normale. Comunque praticamente continuiamo in questo modo per tutto il giro. Andremo a lavorare il gruppo di 3 punti alti separati da una catenella in ciascun spazio sottostante. Ci vediamo alla fine, così vediamo come chiudere e iniziare il giro successivo e vi dico anche quanti giri totali andrò a lavorare io, perché già il primo pannello ce l'ho pronto. Quindi catenella di separazione, vado a chiudere sempre allo stesso modo, terza catenella, punto bassissimo. Poi per iniziare il secondo giro mi sposto sempre con dei punti bassissimi, quindi 1, 2 e 3 e da qui ripartiamo. 3 catenelle, altri 2 punti alti per un totale di 3, catenella e di nuovo spazio successivo 3 punti alti. Ok, dunque io credo che possiamo continuare anche da soli perché è molto semplice. Insieme abbiamo fatto 2 giri, io ne farò altri 13 per un totale di 15 giri. Anzi, facciamo una cosa, vi mostro già il primo pannello che ho lavorato, eccolo qui, dove vi sono i 15 giri. Fino a qui abbiamo la prima parte del lavoro, invece tutti questi giri successivi sono quelli che ho fatto e che riporterò sull'altro pannello. Come notate 2, 4, 2, 5 e altri 2 giri. Poi ho concluso definitivamente con un giro a punto basso, ma poi lo vediamo. Anche in questo caso regolatevi in base alla lunghezza che vi occorre, che è adeguata alla vostra taglia, alle vostre misure. Volendo potreste fermarvi anche un po' prima e realizzare un cardigan a 3/4, però stiamo realizzando un progetto prettamente invernale con della lana, quindi io farei direttamente una manica bella lunga. Vi do anche le misure in centimetri di questo pezzetto che stiamo allungando, 22 centimetri. Però vi dico in anticipo che provando e riprovando questa prima parte che ho fatto da sola senza registrare, stavo facendo una piccola prova, il filato ha un po' ceduto ed è normale che diciamo un po' con il peso anche della lavorazione stessa si allunga, quindi tenete in considerazione anche quello. Potreste fare anche 1 o 2 giri in meno, lo sappiamo tutti, i filati, qualsiasi filato un po' cedono anche dopo il lavaggio, quindi tenete in considerazione sempre questo, non fate proprio le misure azzeccate perché poi col tempo magari la manica si allunga. Finché si allunga la zona del busto non è un problema, però la manichetta potrebbe poi risultare un po' più lunga del solito, quindi teniamo sempre in considerazione questo, ecco. Bene, ho terminato i 15 giri totali che riguardano la manica, adesso andiamo a chiudere il giro insieme e andiamo a fare un giro di rifinitura a punto basso. Catenella già fatta, entro nella terza, chiudo punto bassissimo e da qui faccio una catenella che a fine giro diverrà un punto basso e poi entro in ciascun punto alto sottostante e faccio un punto basso. Quando incontro le catenelle faccio semplicemente in questo modo, entro e faccio un punto basso, poi punti alti, 1, 2, 3, catenella, un punto basso e procedo in questo modo per tutto il giro. Ultimo punto basso nella catenella di separazione, quindi prendo un po' di lana, mi aiuto con un ago, mi inserisco nel primo punto basso, qui avevamo fatto la catenella e vado a realizzare l'asola, così diciamo che abbiamo una sorta di chiusura invisibile. Poi entro sempre al centro dell'ultimo punto, bene, e voilà, guardate, non abbiamo nemmeno lo scalino, invece di andare a fare punti bassissimi e poi insomma si nota un po' qui l'imperfezione, basta fare in questo modo. Poi mi aiuto con un uncinetto più piccolo, farlo con l'ago per me è snervante, vado a fare un piccolo nodo, vedete, così, mi porto un po' di filo tra le maglie, e ho terminato la manica del secondo pannello. L'effetto indossato è un po' a campana, proprio come il bolerino,
il che non mi dispiace affatto. Adesso ci possiamo occupare della terza e ultima parte che riguarda il secondo ed il primo pannello. Io già ce l'ho pronto e vi mostro. Se li compariamo un attimino, anche voi notate un qualcosa. Quindi qua abbiamo le due maniche che sono perfettamente identiche. Mi raccomando, fate in modo di avere la stessa mano di lavorazione sia per un pannello che per l'altro pannello. Ecco qui, notate la differenza sia sulla parte davanti dietro che sulla zona inferiore. Cosa andremo a fare? La stessa lavorazione in sostanza che abbiamo fatto sulle due maniche. Riprenderemo il punto granny e alterneremo i colori. Qui, come notate, in totale ho fatto 6 giri, 2 in beige e 4 in viola. Ci basterà agganciarci su una parte qualsiasi, preferibilmente anche sulla zona delle cuciture, proprio come abbiamo fatto poco fa per la manica, e proseguire in tondo. L'unica differenza rispetto alla lavorazione della manica è che qui andremo a lavorare gli aumenti, perché dobbiamo ingrandire il nostro pannello. Quindi non appena incontriamo i due angoli costituiti dai 3 punti alti, le 2 catenelle e i 3 punti alti, faremo lo stesso lavoro, quindi aumento 3 2 3 sia qui che qui. Ora, perché mi sono spinta fino a 6 giri? Questi 6 giri qui in centimetri equivalgono a 8 centimetri. Se vado a misurare quello fatto insieme ho esattamente 17 centimetri, più i 17 centimetri dall'altra parte sono 34, più altri 34 centimetri che riguardano ovviamente la parte dietro sono 68 centimetri, quindi circonferenza totale 68, che per me sono pochi per la mia taglia, per una taglia M. La mia circonferenza si aggira intorno agli 84 cm, quindi questo che significa? Che devo allargare, ingrandire il mio pannello fino all'incirca ad arrivare a quei centimetri. Ma anche in questo caso mi sono spinta un po' oltre, perché sto realizzando un progetto over, un progetto che sfora di qualche centimetro la mia taglia reale, ecco. Quindi andando a fare questi 6 giri, da 17 cm arriverò a 25 cm. Anche in questo caso, in base alla vostra taglia, fate più o meno giri, ma ripeto, secondo me questo progetto va bene anche per una taglia L. Sicuramente nell'indossarlo non sarà un cardigan oversize come lo sarà per me, ma sicuramente andrà più che bene. Ovviamente la taglia L può renderlo oversize andando a lavorare qualche altro giro in più. Di conseguenza, maggiore saranno i giri, maggiore sarà il numero di gomitoli da andare ad utilizzare. Poi quello è un altro discorso, vediamo, termino anch'io il progetto e a fine video vi dirò quanto gomitoli ho utilizzato ed eventualmente quanti ne occorrono per una taglia XL, XX e così via. Quindi mettiamo in pratica ciò che vi ho detto in teoria poco fa. Vado direttamente sulla cucitura, prendo sempre la colorazione in beige, faccio un cappio semplicissimo. Come notate il lavoro è super ripetitivo, davvero è di una facilità assurda. Vado qui, 3 catenelle, 1 2 e poi mi sposto con una catenella di separazione, vado nel primo spazietto prima della cucitura, 1 2 e 3. Anche in questo caso andiamo a realizzare un modulo in più, ma non importa, credetemi, non fa chissà che la differenza, anzi meglio, no? 1 2 3, spazio successivo e procediamo sempre allo stesso modo, sempre in tondo, a differenza che, come vi dicevo prima, quando incontriamo il primo angolo della zona inferiore andiamo a ripetere proprio nelle 2 catenelle di separazione 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Poi procediamo, secondo angolo ripetiamo e poi procediamo per l'ultimo lato, che sarebbe la parte davanti aperta. Una volta che arriviamo all'ultimo spazietto andiamo a chiudere sempre nella terza catenella con punto bassissimo, ci spostiamo a punto bassissimo e ripartiamo da qui. Il cambio colore è uguale alla lavorazione precedente. Bene amiche ed amici, ho terminato anche il secondo pannello. Adesso non mi rimane che andare a cucire la parte dietro di un pannello e dell'altro, e lo farò sul rovescio. In questo modo la cucitura sarà invisibile sulla zona della schiena. Procedo sempre con lo stesso colore. Qui, come notate, ho già segnato
segnato il punto, la catenella di separazione con il marker perché terminerò la mia cucitura da qui e credo proprio che la inizierò dalla parte inferiore, ma adesso vi mostro tutto passo passo. Qui ho ancora il filo agganciato, allora qui ho la catenella, stacco il filo e vado a chiudere direttamente con ago e filo. Qui ho le 3 catenelle, vado nel primo punto alto e realizzo l'asola alla terza catenella. Mi inserisco al centro della catenella, ok, quindi l'ultimo punto, e poi vado a bloccare per benino il tutto proprio sul retro. Facciamo anche un nodo, non si sa mai, e poi disperdiamo il filo tra le maglie. Come segnare la catenella di separazione? Prendiamo come riferimento la cucitura che abbiamo sulla spalla, pieghiamo in questo modo il nostro pannello e segniamo il punto. Stessa cosa farò da quest'altra parte, quindi prendo come riferimento la cucitura, bene, automaticamente segno la catenella di separazione. Perfetto, rovescio contro rovescio, quindi apro la parte davanti in questo modo, pareggio i 2 pannelli e vado a cucire. Riprendo il viola, vado a fare un cappio, mi inserisco nelle 2 catenelle di separazione da una parte e dall'altra parte, tiro fuori il cappio e intanto mi aggancio con una catenella. Sempre nello stesso punto faccio un punto basso e poi vado a lavorare tutti i punti alti che ho al di sotto. Lavoro anche la coda dietro, quindi 1, 2 e 3. Poi incontriamo la catenella di separazione, entriamo nello spazio e chiudiamo. E poi di nuovo, insomma stesso lavoro di prima e proseguo finché non blocco le 2 catenelle con un punto basso. Catenella, stacco il filato, lo nascondo tra i punti e il nostro cardigan sarà pronto. Bene, ho cucito il tutto, devo andare a nascondere il filo perché ho fatto delle prove, va bene lì il punto di chiusura, quindi disfo e vado a nascondere il filato in eccesso per bene, così non scappa. Andrei a rifinire il tutto e parlo sia della zona davanti che della zona inferiore. Vado a farlo semplicemente a punto basso, proprio come ho fatto per le 2 maniche con la variante viola. Ora, io andrò a fare il giro di rifinitura. Come notate, come state per vedere nella clip, il cardigan cade sopra i miei fianchi. Se lo desiderate ancora più lungo, ovviamente potrete agganciarvi sulla zona inferiore e continuare sempre a punto granny finché non raggiungete la lunghezza desiderata, che può essere sotto i fianchi o sopra le ginocchia, non so, in base ai vostri gusti potete personalizzarlo. Io in totale ho utilizzato 8 gomitoli da 50 grammi, è chiaro che se lo desiderate più lungo occorreranno molti più gomitoli. Lo stesso vale per l'apertura del nostro cardigan. Se la desiderate più pronunciata, anziché partire solo dalla zona inferiore con le righe a punto granny, vi agganciate come adesso vedremo per la rifinitura a punto basso, ma continuate a punto granny, proprio come abbiamo visto durante tutto il tutorial. Potete anche aggiungere dei bottoncini, potete stringere le maniche, insomma, potete sbizzarrirvi. Le basi comunque ce le abbiamo, ve le ho mostrate durante questo tutorial. Ora vado a definire a punto basso come vi dicevo prima, quindi mi aggancio esattamente dove c'è la cucitura, così tutto sarà impercettibile, e vado a fare questo giro a punto basso. Mi aggancio anche qui e poi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, proprio come abbiamo fatto per le maniche. Niente di più semplice. Ok, io continuerei anche da sola, però devo dirvi una cosa. Continuiamo a punto basso, ovviamente quando ci ritroviamo nelle 2 catenelle dell'angolo dobbiamo fare l'aumento, 3 punti bassi proprio nello spazio, e poi continuiamo un punto basso in ciascun punto, qui dove c'è la cucitura un punto basso e un punto basso qui, e
continuiamo finché non ci ritroviamo nell'altro angolo dove faremo 3 punti bassi nelle 2 catenelle di separazione, continuiamo finché non andiamo a chiudere il giro. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto e che soprattutto proviate a replicarlo. Sono curiosa di vedere le vostre versioni anche personalizzate e anche in altre tonalità. Il link del materiale che ho utilizzato ve lo lascio come sempre nel box in descrizione sotto questo video. È sempre attivo il codice sconto dal valore di €5 su qualsiasi prodotto presente sul sito. Io vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltata, per essere stati in mia compagnia. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un progetto strepitoso, progetto borsa, ve lo anticipo subito. Alla prossima, un bacino a tutti!